Purtroppo è successo, ragazzi, ho perso il mio nuovo drone DJI durante uno dei miei soliti range test qui sul mare. Questa è una frase che potreste sentirmi dire un giorno, perché perdere un drone durante un range test, ma anche durante un normale volo, è un'evenienza tutt'altro che rara. Fortunatamente il mio DJI Mini 2 è ancora qui nelle mie mani. Quando perdiamo totalmente il contatto radio con un drone durante il volo, impossibilitati quindi a rientrare a casa o comandarlo in qualsiasi altro modo, questo prende il nome di fly away. E in questo caso purtroppo non c'è nessuna copertura o assicurazione che tenga nemmeno la DJI Care Refresh della DJI, che, per chi ancora non la conoscesse, è una sorta di assicurazione casco per i nostri prodotti DJI, droni in questo caso, che ci dà accesso a 2 sostituzioni nell'arco di 12 mesi dalla data di attivazione della stessa DJI Care Refresh sul nostro drone. Sostituzione con un modello uguale, quindi il DJI Mini 2 in questo caso, nuovo o ricondizionato, pagando una piccola cifra, pari a 49 euro la prima volta e 59 euro la seconda. Sostituzioni che avvengono anche se rompiamo noi accidentalmente i nostri droni, magari lanciandoli contro un muro oppure un albero, cose che succedono. In questo caso ci basterà fornire alla DJI la carcassa, o almeno quel che rimane del drone. Purtroppo però la DJI Care Refresh non copre i fly away di cui vi ho parlato ad inizio video, almeno fino ad oggi. Infatti la DJI per i suoi nuovi droni, vale a dire il DJI Mini 2 e il DJI Mavic Air 2, ha aggiunto un'ulteriore clausola alla DJI Care Refresh che copre anche i fly away, appunto, però solo una volta durante l'arco dei 12 mesi. Quindi se durante il volo il vostro nuovo drone non risponde più ai comandi e va alla deriva verso l'orizzonte, state tranquilli, perché se avete attivato la DJI Care Refresh per il DJI Mini 2 e il DJI Mavic Air 2, si applica solo a questi due droni al momento, DJI ve lo sostituirà. Però a differenza della normale sostituzione, che ha un costo di 49 euro la prima volta e 59 euro la seconda, la sostituzione per fly away ha un costo decisamente più alto, pari a circa 230 euro quasi per il DJI Mini 2. Quindi più che una sostituzione vera e propria, io definirei questo una sorta di sconto sull'acquisto di un nuovo drone uguale. Attenzione però ragazzi, perché ci sono delle condizioni in cui la DJI Care Refresh base, quindi quella da 49 euro la prima e 59 euro la seconda volta, si applica anche in caso di fly away se causati per difetti di fabbricazione conclamati, magari a causa di un aggiornamento software problematico che ha creato dei problemi e così via. Quindi questo cosa significa? Range test a non finire? Ovviamente no, e né tantomeno furbetti che si fanno sostituire il loro drone magari intatto con uno nuovo alla metà del prezzo, in quanto DJI per questa sostituzione per fly away richiede sia il log di volo per analizzare cosa è successo, sia il radiocomando del drone disperso. Bene ragazzi, questo è tutto quello che volevo dirvi in merito alla nuova copertura fly away della DJI Care Refresh. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate, la trovate utile oppure no? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. E se avete dubbi o domande, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Mi raccomando, condividete questa notizia a tutti i vostri amici e per supportarmi vi basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, vi auguro buon volo a tutti, sempre in sicurezza, non fate affidamento su queste assicurazioni, è importante volare sempre con il drone sotto stretto contatto visivo. Non imitate me, perché io sono stupido e lo faccio unicamente per testare le capacità tecniche di questi modelli che recensisco. Ok, buon volo a tutti amici, noi ci diamo appuntamento al prossimo video sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao belli!